Ciao a tutti, benvenuti su Calimnasti. In questo video vi parlo di un argomento molto richiesto da voi, ovvero quello dell'infortunio all'avambraccio. Solitamente si manifesta tramite fitta o dolore persistente quando eseguiamo la planche, oppure appena finiamo la tenuta e quindi stacchiamo la mano dal supporto che può essere la parallela oppure il pavimento. L'idea era quindi di condividere con voi la mia esperienza con questo infortunio, visto che lo passai anch'io quando iniziai a allenare la planche tempo fa. E quindi vediamo le possibili cause e qualche soluzione pratica in modo da cercare di evitarlo o comunque di risolvere il problema. Analizzando la posizione della planche possiamo notare che il peso del corpo è tutto a carico dell'articolazione del polso, gomito e spalla. Quindi se abbiamo qualche infortunio derivante dalla pratica della planche è probabilmente riconducibile lungo queste tre articolazioni. Quando allenate movimenti come planche verticale, l'articolazione del polso è molto importante. Infatti vi consiglio di uscire molto lentamente dalla posizione, quindi rilasciare il supporto oppure la superficie in modo lento, in modo da prevenire le eventuali fitte, che questo può essere appunto un motivo per l'insorgenza di qualche fastidio. Quando eseguite la verticale assicuratevi anche di non fare troppa forza con il polso e la presa per bilanciare la posizione. Infatti può capitare che l'avambraccio si va a faticare proprio perché continua a far forza, mentre se il peso è scaricato in modo ottimale il polso non deve fare eccessiva fatica per trovare l'equilibrio, ma basta ogni tanto un po' di forza per ritrovare l'equilibrio. È importante valutare anche la nostra mobilità del polso. Infatti la planche richiede una discreta mobilità, infatti dobbiamo tenere una posizione sbilanciata. In quella determinata posizione dobbiamo anche esprimere molta forza. Quindi è logico che se non abbiamo già una buona mobilità e andiamo a forzare dei range articolari in cui il corpo non è molto abituato a lavorare e a esprimere forza, e quindi a lungo andare possono insorgere questi fastidi. Un ottimo modo per preparare il polso in quella specifica posizione è la planche lean. Infatti possiamo graduare il nostro sbilanciamento e lavorare gradualmente in ogni range articolare fino a raggiungere il massimo sbilanciamento. Oltre a questo possiamo anche lavorare con degli esercizi appositi per migliorare la mobilità. Quindi per esempio dobbiamo considerare anche questo tipo di movimento, oltre che anche questo qua in particolare. Possiamo fare degli esercizi di rinforzo e di mobilizzazione specifici in queste posizioni qua, oltre anche alla planche lean. Questo è un buon metodo per preparare il polso e prevenire eventuali stress dovuti appunto da un carico in cui non ci siamo preparati abbastanza. Quando si allena la planche è importante tenere in considerazione sia l'intensità che la frequenza. Infatti io vi consiglio sempre di fare 2, massimo 3 sedute alla settimana in cui si lavora a buffer, ovvero con un margine rispetto al massimale. Quindi dovete prendere una propedeutica dove riuscite ad avere un discreto controllo, che riuscite a tenerla almeno dai 5 ai 10 secondi in modo che non sia troppo stressante per le articolazioni e per i tendini. E questo può portare poi un adattamento progressivo, mentre se facciamo tenute massimali, quindi stiamo vicini al nostro massimale su una propedeutica che non abbiamo bene la padronanza, allora a quel punto si può rischiare di beccarsi qualche infortunio. Ok, queste sono alcune cause derivate dalla pratica del gesto, tuttavia ci possono essere anche altre cause, magari derivati da altri movimenti, come per esempio quelli di tirata, in cui gli avambracci sono posti sotto forte stress e magari l'infortunio è la conseguenza di diversi fattori. Quindi quando mi scrivete nei commenti che avete dolore allenando la planche, dovete anche valutare che cosa allenate, quali sono gli altri movimenti. Quello che vi consiglio io è, se avete qualche fastidio, dovete un attimo cercare di indagare sulla causa. Magari fermatevi una settimana, se dopo una settimana avete ancora dolore, iniziate magari a visitare un fisioterapista, uno specialista in cui vi sa indicare l'entità del dolore, dell'infortunio, e vi saprà dire che cosa fare per andare a risolverlo. Mentre se il dolore è persistente per diversi mesi, allora siete già in ritardo, probabilmente questa infiammazione è diventata cronica e quindi quello che vi resta da fare è sicuramente andare da un fisioterapista.
Spero inoltre che adesso abbiate capito perché quando mi scrivete che allenate la planche e avete dolore io non posso darvi una diagnosi o una soluzione concreta, perché appunto ci possono essere tantissime cause, io da uno schermo non sono in grado di capire, comprendere e valutare la vostra condizione. Quindi in ogni caso il fisioterapista o lo specialista è la figura in cui dovete rivolgervi. Con questo video è tutto, spero vi sia stato in qualche modo d'aiuto e ci vediamo al prossimo video.